Siete dei poveri illusi se pensate di poter sfuggire al predatore del mare. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e in questa gormanalisi vedremo Martello, il predatore. No, non quel tipo, spero. Gormita del mare di prima serie, Martello si presenta con una testa da squalo martello, con pinne sparse per tutto il corpo e mani palmate. Tratto particolare è la struttura che presenta sulla sua spalla destra e che si estende nel suo petto come un tentacolo arricciato. Lo analizzeremo meglio più avanti. Il nome richiama lo squalo martello, da cui prende molti tratti fisici, anche se nella serie cartoon assomiglia più a una rana pescatrice che ad altro. Viene però detto nelle descrizioni delle carte che il suo nome martello deriva dalla forza del suo corpo e il suo soprannome deriva dalla pericolosità come predatore dei mari. Passiamo quindi alle apparizioni. Martello appare con una figure in prima serie, Mystica, Energeia, Final Evolution, il ritorno del Signore della Natura e Legends con anche la forma Metalized. Possiede anche una forma esclusiva Elemental Fusion, dal magazine numero 23. Nella serie cartoon lo vediamo negli episodi Il Torneo Segreto, dove partecipa al torneo sulla piana di Astrg con Roccia Tauro e Frusta Letale, e L'Incantesimo di Magmion, dove viene indebolito dal nome dell'episodio, assieme a tutti gli altri gormiti del mare. Appare brevemente poi in una comparsata nella serie Glee Suprema, negli episodi Toby e la riscossa e L'esercito delle tenebre. Dalla serie del ritorno del Signore della Natura lo vediamo anche nelle saghe del volume 19, nel nuovo inizio, nel volume 27, Trappola di fuoco, e nel volume 28, 30 e 31 nella saga dell'attacco al mare. Inoltre lo vediamo nella Legends come partecipante della quarta sfida negli episodi 8 e 9. Adesso che abbiamo finito con la lista della spesa, vediamo finalmente i suoi poteri. Martello viene descritto come un gormita velocissimo, un predatore pericolosissimo che sminuzza i nemici con la sua pinna tagliente sulla testa, anche ad alte profondità sottomarine, ma solo in acqua. Sulla terraferma viene esplicitamente descritto come goffo e che non ha molte difese, per questo è costretto a spostarsi sempre di notte, anche se comunque non capisco il perché. Un talento situazionale, contro gormiti di altri popoli non si ritroverà quasi mai a utilizzare l'interità del suo potenziale. Nella mistica, come al solito, ottiene poteri mistica, ma nell'album di figurino c'è una sua affermazione dove dice: posso immobilizzarti con un solo sguardo e annientarti con un solo gesto. Non so come interpretare tutto ciò. Questi strani poteri mistici sembrano un po' fuori luogo in un gormita tutto basato sulla sua forza. Nell'Energeia Martello torna su Gorm con nuovi e rinnovati poteri. Vengono descritti i suoi arti poderosi, quindi braccia lunghe e gambe possenti. Ci viene aggiunta anche una tecnica di attacco dove si innalza con il busto per vedere la distanza con il suo sguardo magico, per poi attaccare il nemico ad alta velocità. Quindi l'immobilizzazione con lo sguardo era vera. Ultima cosa che viene detta è che non si sa a cosa serva quella struttura, quella cosa che ha sulla sua spalla destra. Leggende dicono che sia per onorare Poivrons e che dentro ci sia magia. C'è scritto magia, una magia, la magia. Magia. Non capisco cosa mi significhi, però va bene. In Final Evolution poi ottiene i poteri atomici grazie all'energia Newton dell'occhio della vita. La profonda bioluminescenza gli permette non solo maggiore potenza subacquea, rendendolo inarrestabile in acqua, ma anche finalmente maggiore agilità sulla terraferma. Ora può muoversi! Ora può combattere! Nell'album di figurine, la saga completa, viene detto essere in grado, con i suoi arti, di frantumare ossa, rocce e perfino l'acciaio. Nella carta viene detto anche che la sua strategia è stordire gli avversari con gli artigli per poi farli a pezzi con la sua pinna. Finalmente Martello è diventato un buon combattente, dotato di una forza fuori dal comune e privo del grande nerf dovuto alla sua sottotanza dell'acqua. Nel ritorno del Signore della Natura è uno dei pochi gormiti a ricevere un buff esplicito. Viene detto infatti che le sue braccia e gambe sono più potenti che mai. Anche la lama sulla sua testa è più tagliente. È scaltro ed è in grado di nuotare a lungo. Stranamente viene fatto riferimento al fatto che nel cartone partecipa al torneo dei combattimenti sulla piana di Astrg. Nella serie animata però non sembra essere così capace come viene descritto nelle carte. Il fumetto non lo mostra mai combattere da solo con attacchi combinati come il multi-attacco pionerino o l'attacco dei 3 drogati di sale nero contro il mega fattone. Ma nella serie animata sembra quasi una barzelletta di gormita.
Prima nell'episodio Il torneo del segreto, dove oltre a mostrare un drip stupendo con scudo e tridente stupendo, il suo più grande feat è lanciare in aria 5 combattenti con un sol colpo, cosa che fanno tutti gli altri partecipanti del torneo. Per il resto dell'episodio viene malmenato malamente da Magmion, fatto inciampare più volte dalla sua coda. In incantesimo di Magmion è perfino peggio. Prima lo affronta con tenaglia, poi Magmion lo fa inciampare di nuovo e se lo porta dietro come un pesce appena pescato. Però qua è giustificato, dato che tutti i gormiti del male sono indeboliti da un incantesimo. Infatti, quando l'incantesimo viene sollevato, Martello attraversa un muro con la forza e lancia via Electricon come fosse un cuscino. Riesce perfino ad evitare i suoi fulmini e, se io fossi un power scaler, direi che questo è un feat di velocità non da poco, che lo rende più veloce di un fulmine, ma considerando quello che succede dopo è chiaro che non sia così. Prima Magmion lo colpisce con della lava, poi non riesce a colpire Guardiano Urlante che si trova immobile davanti a lui. Electricon lo colpisce in pieno scaventandolo via, Magmion gli scioglie i piedi nella roccia e non è in grado di liberarsi. Si fa liberare da Toby, che si trova nella stessa situazione e si è liberato da solo, e prova ad attaccare Magmion già impegnato ad affrontare il Signore del Mare, ma anche in queste condizioni viene battuto da uno sgambetto. Io, Martello, credo che tu debbia star lontano da Magmion, la sua coda è il tuo counter supremo. Nella scena successiva lo vediamo che viene strangolato da Magmion, che continua a urlargli diventa mio schiavo, diventa mio schiavo, e alla fine si fa portare in braccio da Nick fuori dalla prigione. La cartoon non ha reso un'ottima immagine positiva di questo gormita, non sembra affatto lo stesso che viene descritto nella carta. Passiamo quindi alla sua forma Elemental Fusion. Qui come al solito avviene la fusione fra Martello e gli elementi primordiali delle acque. Tutto il casino dell'Elemental Fusion poco chiaro. Il suo corpo diventa quindi ricoperto da lame e aculei affilati. Poi ottiene un boost alla sua agilità, rendendolo inafferrabile in acqua. Viene specificato in acqua. Martello, ti prego, so che sei imbattibile in acqua, ma potresti almeno mettere mano ai tuoi piccoli problemini di terraferma? È inutile poter squarciare chiunque, se poi basta uno sgambetto per perdere in maniera ridicola. Direi di passare alla forma Legends, ma prima vorrei fare il punto di situazione e analizzare un piccolo dettaglio. Martello Mario è un predatore temibile, capace di spaccare l'acciaio con i suoi arti, tagliare qualsiasi nemico ed è dotato di una strana vista magica. Ma nel momento in cui mette piede fuori dall'acqua diventa un imbranato. Questa cosa viene risolta in Final Evolution, ma solo in parte, forse dovuto dalla profonda bioluminescenza che gli dà magari un pochino più di legame con il proprio elemento. Ma poi le fonti diventano discordanti l'una dall'altra. Uno lo descrive come un mostro imbattibile, l'altra come un incapace. Ci deve essere un motivo. C'è una differenza nel design del martello nella figure e martello nella serie animata. Infatti, nella serie animata il suo design riprende quello dell'Energeia prima serie. Martello, come ho detto, ha un oggetto sulla sua spalla destra e questa cosa si mantiene anche nella cartoon, nella serie animata. Ma la figure del Ritorno del Signore della Natura ed Elemental Fusion ne ha due. Quindi facciamo una piccola micro teoria. Quello che sappiamo di questa cosa è che è una sorta di tentacolo e che si dice che sia una dedica a Poivrons e che contenga magia. La dedica non è troppo importante in questo caso, possibile che sia una dedica a Poivrons che ha raddoppiato dopo che è finito nella bolla, ma che contenga magia è la parte che interessa a noi. Martello sembra essere uno dei pochi gormiti del mare a non avere niente a che fare con la magia, eppure ha dei poteri magici nei suoi occhi. E nel momento in cui questa struttura si raddoppia è come se anche il suo potere aumentasse. Considerando che è quasi l'unico che effettivamente ha un potenziamento esplicitamente esplicato nelle carte del Ritorno del Signore della Natura, questo può essere che l'artefatto sulla spalla lo potenzia più di quanto l'energia Nezon sia riuscita a fare. In questa serie non ottiene soltanto un aumento di potenza, ma viene dato anche un punteggio di velocità anormalmente alto. I gormiti cartoon hanno sia potenza che agilità. So che non dovrei considerare le battle cards, ma lì Martello ha un punteggio ridicolo in velocità. Cioè, l'idea è che Martello è lento, mentre nella cartoon, nel Ritorno del Signore della Natura e in Elemental Fusion, Martello ha un punteggio di agilità superiore al suo punteggio da potenza. Quindi questo potrebbe significare che questi artefatti influenzano la sua velocità più che la sua forza effettiva, anche se la velocità influenza la forza, ma non è questo il punto. Martello quindi forse potrebbe non essere nemmeno in grado di camminare sulla terraferma,
senza uno di quei artefatti. Mentre con 2 questo diventa un avversario temibile. Ora, su come possano fare non saprei, ma forse, non so, è in grado di portare con sé la magia del mare, diciamo un po' come se portasse sempre con sé extra potere elementale, come se fosse dentro l'acqua, tenendo, o almeno in parte. Qua siamo completamente sullo speculativo, prendete le mie parole con le pinze, però sarebbe interessante se ci fosse un funzionamento ragionato dietro questi oggetti. Direi quindi di passare alla Legends. Qui, dal punto di vista dei poteri, viene riciclata la sua descrizione del ritorno insegnatore. Quindi diciamo che è a quel livello di potenza. Ed è anche dotato di 2 oggetti spallari, quindi comprensibile. Caratterialmente però c'è un'analisi un pochino maggiore ed è più diverso rispetto a come lo vediamo nella cartoon. Viene descritto come un comico che ride per le sue stesse battute, perché, come dice lui stesso, non sono abbastanza profonde per gli altri gormiti del mare. Nella webserie è uno dei partecipanti nella quarta sfida con Trematerra, Florus e Macmion, nell'episodio 8. È l'unico a notare la mancanza di Macmion. Questo poi, quando arriva, è già dopato al massimo di Damagor, quindi cominciano a dire che sta barando, vecchio saggio solitamente, il suo monologo, no, voi del vulcano fate schifo, e Martello fa, cavolo, bro, stai barando, però fa sottolineare che nonostante sia più forte, lui continua a camminare in maniera ridicola, con quella camminata nostalgica di Macmion. Sfortunatamente Martello ha un triste destino che lo porta a essere malmenato di continuo da Macmion. Quindi lo vediamo nell'episodio successivo a terra, sconfitto da Macmion da solo. Mi sa proprio è destino, mi sa che Martello non solo è destinato a essere completamente distrutto ogni volta che c'è Macmion nella sua stessa stanza, ma anche che è costantemente spinto verso Macmion, verso il suo destino di essere menato. Io non la capisco questa cosa, non ha un fit positivo questo gormita, non ha fatto un colpo buono. E questo era Martello. Io questo video l'ho fatto di fretta, come un po' tutti gli ultimi video, però vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Il video collezione sta arrivando, state tranquilli, e qua vi annuncio, avevo fatto anche un post a riguardo, che anche quest'anno saremo a Rimini Comics. C'è il gruppo Telegram, spero di mettervelo in descrizione, spero di ricordarmelo. Se volete venire, per ora sta vincendo il sabato, quindi molto probabilmente il raduno avverrà sabato 19 luglio a Rimini Comics. Ingresso tanto il Rimini Comics è gratuito, quindi se siete in zona, se volete passare, venite. E se già avete deciso di venire, se portate qualche sedia o asciugamano sarebbe bello, così che abbiamo posti per sederci e stare lì. Non è ufficiale con Rimini, non ho fatto non ho contattato nessuno del Rimini Comics, è proprio ogni anno è un'improvvisata e a me piace così. Quindi ragazzi, se vi va, venite, cerco di fare delle carte promozionali per il Rimini, spero che non ci siano grossi problemi a riguardo. Ci vediamo quindi alla prossima. Sì.